Buongiorno a tutti, oggi sono contentissimo perché ho fatto una ricetta di gelato alla crema davvero facile. Ingredienti: mezzo litro di latte, mezzo litro di panna dolce o non dolce, dopo vediamo le differenze, 4 rossi d'uovo, 100 g di zucchero, della vaniglia e poi a piacere cacao, pistacchio, amarena, quello che volete. Vedremo bene tutte le varianti. Per fare questo gelato ho utilizzato un frullatore, un normalissimo frullatore da cucina, ma se volete potete utilizzare anche le fruste elettriche oppure le fruste a mano. Questa è la panna che vi dicevo, è una panna già zuccherata, in questo caso è una panna vegetale, ma va bene anche la panna normale. Lo zucchero era 100 grammi, però se usate una panna non dolcificata deve essere 200, ma cominciamo mettendo 500 g di latte, ovvero mezzo litro, in una pentola e ci aggiungiamo il nostro zucchero, 100 grammi. Ci aggiungiamo anche 4 rossi d'uovo. Rivediamo un attimo il rapporto panna-zucchero, che è molto importante. Come vi dicevo, se utilizzate una panna o una panna vegetale già zuccherata, lo zucchero di questa ricetta deve essere 100 grammi. Se non è zuccherata diventerà 200. Abbiamo separato i nostri rossi dall'albume. Con l'albume ci facciamo una bella frittatina domani mattina, che io a colazione amo la frittatina. Il mio mezzo litro di latte, 4 rossi d'uova, i 100 g di zucchero e una bella dose generosa, abbondante di vaniglia. E adesso andiamo sul fornello. All'inizio fuoco forte, poi abbassiamo. Questo è un lavoro che si potrebbe fare anche a crudo, a freddo per il gelato, però è molto pericoloso in casa, quindi dobbiamo pastorizzare le uova e il latte. Pastorizzare significa portare ad ebollizione e dopo raffreddare più in fretta possibile. È molto semplice. Portiamo ad ebollizione, appena bolle via dal fuoco e continuiamo a girare ancora per un minuto. Non vi spaventate se fa qualche fiocchetto di uovo, di latte, non succede nulla. Mettiamo subito in frigorifero per un paio d'ore. Si deve raffreddare velocemente e bene. Dopodiché mettiamo il nostro mezzo litro di panna dolce all'interno del frullatore. Ripeto, potete usare anche le fruste elettriche in una bella bacinella o anche le fruste a mano, ma io oggi sono pigro, lazzarone, e quindi uso il frullatore. Chiudo e accendo, facciamo montare. Vi ricordo che in questa fase le uova che abbiamo pastorizzate devono essere già raffreddate. In 20 secondi con questo frullatore la panna sarà montata. Vedete, non è neanche montata del tutto, va benissimo così, ma potete anche montarla anche completamente, non c'è nessun problema. La panna è montata, il nostro composto di uova, latte, zucchero e vaniglia è freddo, quindi lo aggiungo a filo mentre gira il frullatore o le fruste elettriche, un po' alla volta, così non si smonterà la panna, ecco. Si sente già un odore di vaniglia fantastico. Faccio girare giusto 10 secondi, non di più, perché sennò poi si smonta tutto. Vedete com'è il composto? Sembra una crema chantilly, ma non ci sono amidi qui, non c'è niente. Metto tutto in una vaschetta, e anzi non tutto, metà, perché adesso voglio farvi vedere una variante. E comunque comincio a metterlo in freezer. Ci vorranno circa 3 ore perché raggiunga la consistenza giusta, ideale per essere servito. Questo gelato alla crema è la base per altri gelati, come il gelato al cioccolato, il gelato al pistacchio, il gelato all'amarena, un mucchio di gelati, quasi tutti quelli alle creme, alla nocciola, alla Nutella, ci potete aggiungere quello che volete. Ora, che sia frullatore o che sia una bacinella, basta aggiungere della polvere da cacao, della polvere di pistacchio, della polvere di caffè, però non frullato, deve essere mischiato a mano, ricordatevi questa cosa, e mettete sempre in freezer per 3 ore. Dopo 3 ore, magia, è una cosa meravigliosa, perché comunque questo è un gelato senza addensanti, senza componenti chimiche come quello che si compra, ed è buonissimo. Tra l'altro lo potete fare, non so, la mattina per il pomeriggio oppure il pomeriggio per la sera, ed è la fine del mondo. Io in questo caso l'ho servito misto, ho fatto un po' di palline di cioccolata e un po' di palline di vaniglia. Ripeto, con la stessa ricetta si può fare anche il gelato al pistacchio, il gelato al caffè, il malaga, la stracciatella, quello che più vi piace, quello che volete. Ecco, aggiungo anche la mia vaniglia e sopra ci metto delle scaglie di cioccolato, ma potete metterci anche dei ciuffetti di panna montata, quello che vi piace, dal topping al cacao, all'amarena, al caffè. Metto degli amaretti sbriciolati e la mia merenda è pronta. Un caro saluto da Gabriele, ci vediamo prossimamente per altre ricette di gelato
alla frutta è ancora più semplice di questa. Ciao a tutti.